Se qualcuno ci dovesse chiedere qual è la zona più bella d'Italia secondo voi, uno dei primi luoghi che ci verrebbe subito in mente sarebbe proprio la Val d'Orcia. Per questo motivo abbiamo deciso di concludere qui il nostro viaggio di un mese. È la terza volta che ci torniamo e ad ogni viaggio ci innamoriamo sempre un po' di più. I borghi fuori dal tempo, i colori così intensi e tutti questi cipressi che sono diventati il simbolo di questa valle, per non parlare dei piatti tipici e dell'atmosfera magica che si respira. So che siete curiosi di scoprire di più, ma prima di iniziare con l'itinerario però iscrivetevi al canale per supportarci e ora partiamo. Siamo ormai in viaggio da un mese. Ci sembra di essere partiti da pochi giorni, ma allo stesso tempo è come se avessimo visitato i primi luoghi una vita fa. Che sensazione strana! Ripensare a tutti i posti incredibili che abbiamo avuto la fortuna di vedere nelle ultime settimane ci rende davvero felici. Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana sono davvero 4 regioni speciali. La Val d'Orcia è proprio la ciliegina sulla torta. Passeremo qui 2 giorni e 2 notti e vogliamo godercele al massimo. Vi abbiamo salutato da Siena nel video della settimana scorsa e oggi, dopo solo 20 minuti di macchina, arriviamo tra le Crete Senesi, un territorio straordinario che sembra tanto un quadro. Stiamo registrando questo video a fine maggio e in questo periodo dell'anno il paesaggio è di un verde abbagliante. L'erba alta si muove con il vento e ci regala da subito viste splendide. Uno dei primi punti iconici che incontriamo è la strada di Leonina, da cui si possono vedere le Biancane, caratteristici rilievi di terra privi di vegetazione e di colore bianco, in forte contrasto con le colline rigogliose che hanno accanto. Se verrete da queste parti vi accorgerete in fretta che guidare qui è parte integrante dell'esperienza. Vi ritroverete come noi a volervi fermare ogni 100 metri per fare una foto o un video al panorama, alle file di cipressi o ai casali isolati circondati dalla bellezza. Ci sono però spot molto più fotografati di altri e quello dell'agriturismo baccoleno è diventato un po' il simbolo delle Crete Senesi. Impossibile che non l'abbiate mai visto almeno una volta online. Dal vivo è spettacolare come in foto, ve lo assicuriamo. Siamo diretti verso la nostra prossima tappa, ma lungo la strada ci fermiamo ad osservare il deserto di Accona da un'altra angolatura, con i suoi calanchi e le Biancane. Non è un vero deserto come potete vedere, ma le formazioni rocciose così particolari, fatte principalmente di creta, sono uniche nel loro genere e si trovano tutte in questa zona. Raggiungiamo dopo pochissimo l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore, situata su un'altura all'interno di un verdissimo bosco di cipressi, querce e pini. Camminiamo su un bel sentiero lastricato per arrivare al complesso monastico. La chiesa, i cortili interni, la struttura che ospita i monaci è tutto estremamente curato e bellissimo. Purtroppo non abbiamo potuto visitare l'interno dato che siamo arrivati durante l'orario di chiusura. Ci fermiamo per pranzo in un paese che si chiama Buonconvento. È particolare e il centro è circondato da mura. Appena arrivati inizia a piovere e scegliamo un ristorante dove io mangio un piatto di pici e Sara prova la sua prima ribollita. Tutta la mattina c'è stato il sole e appena dopo pranzo ecco che ha iniziato a piovere ancora. Da Buonconvento passa la via Francigena, così come da tanti altri borghi nei dintorni, ed è comune vedere pellegrini di passaggio sia a piedi che in bici. Fare il cammino in questi giorni non deve essere semplice con tutta questa pioggia. Prima di andare a fare il check-in al nostro agriturismo ci fermiamo a Montisi. Questa piccola frazione di Montalcino con meno di 300 abitanti è ancora poco conosciuta, ma merita secondo noi una visita. I centri ancora poco esplorati e con pochi turisti conservano un'autenticità e una semplicità che ci piace molto. Sembrava che la pioggia ci avesse dato un po' di tregua, ma va e viene di continuo. Appena esce il sole però la luce sul borgo è stupenda. Per le prossime 2 notti dormiremo all'agriturismo Bagnolo, a pochi chilometri da Pienza, immersi in una natura meravigliosa e con un panorama sulle colline che difficilmente potrebbe essere meglio di così. E poi c'è una pace incredibile. Al momento sentiamo solo le rondini, il vento e i tuoni in lontananza di un temporale che si sta avvicinando. La nostra stanza è gigante e super pulita. Non è una sponsorizzata, ma visto che ci siamo trovati bene, perché non consigliarvelo?
Dopo esserci riposati un po', riprendiamo la nostra macchina e andiamo a Pienza, il nostro borgo preferito della Val d'Orcia. Non sappiamo dirvi con esattezza il perché lo sia diventato, ma c'è questa atmosfera rilassata che ci ha conquistati da subito, già la prima volta che ci siamo stati. E quest'anno appena arrivati veniamo accolti subito con un regalo, uno spettacolo a dir poco incredibile. Le nuvole nere del temporale si sono aperte per dipingere con una luce irreale le colline di fronte a noi e il centro storico. Dato che non riusciremo a spiegarvi a parole quanto è stato emozionante vedere tutto questo, lasciamo parlare i video per noi. È stato senza dubbio il tramonto più bello che abbiamo visto questo mese e appena il sole è tramontato andiamo verso il ristorante che abbiamo prenotato per cena. All'osteria Sette di Vino eravamo già stati diversi anni fa e non vedevamo l'ora di tornare. È il nostro posto, tranquillo, informale, con tantissimi piatti della tradizione. Non chiedete però un piatto di pasta perché non lo fanno. Bruschette, lardo, ceci, formaggi della zona, alcuni prodotti anche dal nostro agriturismo e poi per finire cantucci Vinsanto e una fetta della Serpe di Pienza, una torta tipica che vi consigliamo di assaggiare assolutamente. Dobbiamo ringraziare Luciano, il proprietario, per la chiacchierata e la fantastica accoglienza. Torneremo presto a trovarti. Oggi è stata una giornata stupenda e siamo super carichi per domani. Dopo una colazione tutta a base di prodotti fatti in casa dai proprietari del nostro agriturismo, ci mettiamo in viaggio. Primo stop di giornata, una piccola frazione del comune di Pienza. La strada per arrivarci è troppo bella, ma poi questa collina non sembra anche voi lo sfondo di Windows XP? Oggi seconda giornata di esplorazione qui in Val d'Orcia e vediamo una parte un po' più a sud di Pienza in cui non siamo mai stati. Adesso siamo proprio vicini, siamo a Montichiello che abbiamo scoperto essere una frazione di Pienza. Partiamo da qua e andiamo verso sud. Montichiello è piccolissimo e sembra davvero fuori dal tempo. Ci sono una piazzetta alberata con panchine su cui riposarsi, case di colore ocra e microscopiche vie in salita e discesa che ti portano a scoprire bellissimi angoli nascosti. Mentre eravamo qui abbiamo incontrato diversi signori americani che stavano per iniziare una lezione di cucina. Che bella cosa! Come vi avevamo anticipato prima, siamo appena arrivati a Bagni San Filippo, paese conosciuto soprattutto per le sue terme naturali pubbliche e gratuite, un po' come le terme di Saturnia ma più selvagge in mezzo ad un bosco. Il punto più iconico è senza dubbio la zona chiamata Fosso Bianco, dove ci sono tutte queste formazioni calcaree di colore bianco, piccole vasche di acqua calda e cascatelle. Sinceramente non possiamo dire che ci sia piaciuto. C'erano davvero tante persone e pioveva forte, così siamo tornati in paese per pranzo. Il ragazzo proprietario del ristorante ci ha svelato un luogo che conoscono solo i residenti, molto più tranquillo, e così abbiamo provato ad andare lì. In effetti non c'era nessuno, ed è un posto assolutamente particolare, il colore dell'acqua è pazzesco. Sono caduta dentro l'acqua vestita. Vabbè, fa niente, è calda. Dopo la mia nuotata improvvisata andiamo in un altro borgo, famoso sempre per le sue acque termali. Passiamo accanto alla Rocca e alla Torre di Tentennano per arrivare così a Bagno Vignoni. Visitiamo le antiche terme romane, dove è possibile osservare i resti delle vasche e il tragitto originario dell'acqua. Ma la parte sicuramente più bella di questo minuscolo paese di 30 persone è la Piazza delle Sorgenti. La piazza centrale è costituita da un'enorme vasca termale costruita nel Cinquecento e circondata da antichi edifici ora riconvertiti in ristoranti e negozi. È molto affascinante, certamente unica. Qui non è possibile fare il bagno, ma appena fuori dal centro c'è il Parco Naturale dei Mulini se volete stare un po' in ammollo, più simile a Saturnia e a Bagni San Filippo. E dato che Bagno Vignoni è una sua frazione, abbiamo fatto un salto anche a San Quirico d'Orcia. Anche qui un sacco di pellegrini in viaggio sulla via Francigena, soprattutto in bicicletta. La cosa che ci è più piaciuta del borgo è il giardino storico all'italiana gratuito che si trova in pieno centro. Creato nel 1575, è ancora oggi curatissimo e molto suggestivo. La vista in cima alla scalinata è da non perdere. Ve l'abbiamo già detto, ma non ci stanchiamo mai di ripeterlo. Guidare tra le strade panoramiche della Val d'Orcia è meraviglioso.
Non abbiate paura di prendere strade bianche e sterrate per raggiungere punti incredibili. Incontrerete senza dubbio come noi tanti viaggi di gruppo fotografici. Qui è davvero un paradiso per chi è appassionato di fotografia. Intorno a San Quirico d'Orcia poi ci sono alcuni spot che dovete segnarvi, come i cipressi posizionati in cerchio oppure la cappella della Madonna di Vitaleta. Per raggiungere quest'ultima c'è una bella camminata che dovrebbe essere super rilassante, ma noi l'abbiamo fatta immersi nel fango ed è stata abbastanza difficoltosa. Se ci siete stati in una stagione migliore rispetto alla nostra, mandateci le vostre foto su Instagram o su Telegram. Dopo una sosta veloce in agriturismo per cambiarci, andiamo verso la tappa finale del nostro viaggio, Montepulciano, una città davvero speciale in cui siamo già stati ma che ci piace tantissimo e in cui torniamo sempre volentieri. C'è un vento pazzesco e così ci fermiamo subito per cena sperando che nel frattempo diminuisca un po'. Stasera pizza. È da un po' che non la mangiamo e Paolo ne sentiva la necessità. Momento confessione. La prima volta che sono stata a Montepulciano era il 2009 e sono stata qui con mia sorella per assistere alle riprese del secondo film della saga di Twilight, New Moon. Lo so che è un po' trash, ma ci sono super legata. Qualcun altro che ha amato come me i libri? Vi aspetto nei commenti. Facciamo una passeggiata quando ormai è già buio e forse, per via della pioggia, non c'è proprio in giro nessuno. Ma ci piace avere la città tutta per noi, per salutare la Val d'Orcia, ringraziare per questi ultimi giorni così incredibili e prepararci a tornare a casa. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. È stato un mese molto intenso e vorremmo raccontarvi un po' di retroscena in un video la settimana prossima. Che ne dite? Nel frattempo scriveteci qui sotto nei commenti se vi è piaciuta la Val d'Orcia, se ci siete già stati o se vi piacerebbe andarci, siamo curiosi di leggervi. Prima di chiudere il video, sapete che per noi è fondamentale il vostro supporto, quindi se vi va lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie mille e a venerdì prossimo, un abbraccio!